Eccomi qua, buonasera. Noi stiamo per cominciare il primo corso online di Scienza della Volontà. Ora, cos'è Scienza della Volontà? Molti parlano di, hanno legato la scienza della volontà alla magia, è corretto? Ma di magie ce ne sono di diversi tipi e quindi quando si parla di magia la cosa importante è capire che tipologia di magia noi pensiamo quando ci viene detto. Ecco perché ho voluto chiamare questo corso e crearlo come si deve, come scienza della volontà, quindi basata direttamente su di noi. Come detto, di magie e quindi di capacità magiche, di tecniche magiche, di vie magiche, ce ne sono tante. E quindi se io dico magia e non scienza della volontà, uno può pensare, come è stato fatto, magia nera, magia bianca, magia rossa, magia gialla, magia verde, stregoneria, satanismo, magia di, che ne so, di qualsiasi altro posto, eccetera, eccetera. E quindi ci si entra in un contrasto, in una semantica sbagliata e la mente non percepisce quello che veramente ci voglio dire. Quindi noi parliamo di scienza della volontà che è la nostra volontà, anche se tutti pensano di saper volere, ma nessuno sa veramente cos'è il volere. Quello che si presuppone e che si vuole creare con questo primo corso online di questa cosa è insegnare come volere, insegnarne i principi. La volontà è una scienza, l'uso di essa è una scienza e quindi che non ci viene spiegata ma ci viene nascosta fin dagli inizi della nostra nascita. Quando c'è la volontà noi entriamo tra l'altro in contatto con il nostro nume, che è il padre, l'emanatore della volontà stessa, e quindi noi ne diventiamo trasmettitori all'inizio, quando ancora vediamo come questa nostra capacità superiore chiamata nume sia separata, mentre invece siamo noi stessi, come dico spesso, resi perfetti. Quindi bisogna capire che noi andiamo e andremo profondamente a toccare un tasto sconosciuto. Ricordatevi quando c'è stato qualche desiderio di qualcuno che vuole, di qualcuno che ha desiderio di far, che ne so, di ottenere qualsiasi cosa. Ricordatevi come avete agito, ricordate il desiderio che è nato, ricordate questa forza che è nata dentro di voi e che non è riuscita magari a sbloccarsi completamente per il semplice fatto che non sapevate come ottenere. Questa è un'azione, se vogliamo, magica che ogni persona fa. Ma ci diciamo che questo termine magia derivato dall'antica caldaica, cioè dall'antica lingua caldaica, è il termine usato fino a poco fa, mentre in realtà i grandi sapienti della scienza ammonia non hanno mai chiamata magia questa cosa, l'hanno chiamata semplicemente scienza della volontà. Siccome io mi perito, mi onoro di trasmettere esclusivamente la scienza ammonia e di portare alla visione e a una visione, tento di usare, anzi voglio usare tutti i termini reali fuori da ogni, diciamo, favoletta. Io mi rimango colpito quando ormai oggi per magia si intendono i giochi di prestigio. Ultimamente in televisione hanno fatto una specie di scontro tra maghi con giochi di prestigio e parlano di magia. Cioè, ragazzi, voglio dire, qui siamo invece nella parte più profonda dell'anima, perché la volontà non si trova nella testa, non si trova nella mente. La volontà si trova all'interno di se stessi e innanzitutto nel cuore. Ecco che ci avviciniamo alla scienza ammonia, ecco che possiamo comprendere cosa sia la scienza ammonia se entriamo nel cuore e possiamo capire cos'è la scienza della volontà e la volontà estroflessa,
se noi comprendiamo bene dove si trova. Noi possiamo immaginare questa cosa qui pensando, vedendo con la mente un punto. Questo punto immaginiamo che sia il nostro essere che è completamente racchiuso in se stesso, e poi questo punto, a un certo punto, scusate la tautologia, in un certo momento, no, che non stiamo a quantificare, ha una specie di pulsazione. Questa pulsazione la possiamo visualizzare come dei cerchi concentrici che si espandono, simili a quelli che si hanno quando si getta un sasso dentro l'acqua, in uno stagno, no? In un lago, ovunque sia. Bene, questo sasso nello stagno, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Immaginiamo questo stagno, immaginiamo uno che lancia una pietra, questa pietra arriva allo stagno, tocca l'acqua, tocca completamente l'acqua, e che cosa accade? Crea il punto. Quindi il punto non esisteva già, si crea nell'istante del tocco tra la pietra e l'acqua. Questo pluff e poi si allarga a cerchi concentrici. Eccola la volontà. Quindi mi si può dire la volontà è in questa maniera, questa è la volontà simile per tutte le persone umane, una volontà che viene mossa da una pietra, cioè un oggetto, qualcosa, una situazione, persone, azioni arrivano, toccano la nostra acqua, cioè quello che io chiamo il corpo lunare. Che cos'è? Il nostro corpo fluido, il nostro corpo astrale. Toccando esso lo mettono in movimento. Mettendolo in movimento noi sentiamo desiderio e quindi vogliamo muoverci e ci muoviamo, tentiamo di espanderci per raggiungere la cosa che vogliamo. Ma la volontà non è a cerchio, questo è il desiderio ed è la volontà di tutti. Per questo su 100 di questi diciamo, cerchi si giungono a ottenerne uno, due, no? Man mano che si rinforza invece la volontà da estroflessa verso l'esterno diviene introflessa verso l'interno. Questo è un punto molto particolare. Andiamola a vedere sempre con l'idea della pietra. La pietra è caduta nell'acqua, ha fatto i suoi cerchi, scende, scende, scende e traccia una linea dove passa. Questa è la volontà che scende nell'interno, cioè questa pietra, l'idea, che ne so, guardo quello, facciamo ancora più a fondo, guardo quel libro, dico, oh che bello quel libro, lo vorrei comprare. Il libro è la pietra, mi entra dentro, mi si allarga, voglio comprarlo, desiderando. E questo libro scende dentro, va a posarsi direttamente nel mio essere e diventa una idea, un ricordo. Cosa c'entra questo? C'entra perché quella linea che sta formando quella pietra fino a raggiungere il fondo è la linea di percorrenza della volontà. Dentro di noi va a corrispondere a una traccia mentale o una traccia cerebrale a livello fisico che ci ha colpito, che ci ha reso, come devo dire, non schiavi, ma ci ha resi particolarmente concentrati verso quella cosa lì, che poi possiamo anche dimenticare nella memoria a breve termine, ma che non dimenticheremo molto facilmente se veramente quella cosa è una cosa che ci interessa. Questo capita per esempio con una ragazza. Solitamente un ragazzo o una ragazza si innamorano la prima volta, che ne so, 12 anni, 13 anni, 14 anni, quello che sia, alcuni anche di meno, anche prima, anche dopo, però il primo amore. Questo primo amore è un'esplosione, altro che no? E questo è l'altro tipo di volontà metta apposta, cioè altro che la pietra nell'acqua che si allarga, che è la cosa calma, voglio quel libro. Qui è una granata, arriva, boh, fa esplodere tutto. Accade un'altra tipologia di volontà esplosiva, quindi quella di prima era volontà acquatica, chiamiamola così, di acqua. La seconda volontà è una volontà di fuoco. Poi, la terza, poi andremo alla terza volontà. Che cosa accade? Questa esplosione. Questa esplosione è l'innamoramento.
figurarsi, cioè, l'innamoramento può essere per qualsiasi cosa, per un uomo, per una donna, per un animale, per una, che ne so, per una professione, per un oggetto, no? Per esempio, vedete gli artisti oppure coloro che fanno collezioni e cose varie, questi qua si innamorano di qualsiasi cosa, si innamorano, no? Che fanno collezioni. Quindi, voglio dire, questo qui è varie tipologie di esplosioni. C'è l'esplosione maggiore che rimane fulminato da una persona e questa persona tu la ricerchi, quindi questa volontà, attenzione, questo è il segreto della volontà. Non è che tu vai a ricercare la stessa persona nel tempo, vai a ricercare lo stesso stimolo ricevuto. Mi fermo un attimo. Noi non... Io ricordo il mio primo amore, va bene? Avevo 13 anni. Ora, ricordo il mio primo amore. Ma perché ricordo il mio primo amore? Lo ricordo per quella ragazza? Ma no. Lo ricordo per quello che quella ragazza ha risvegliato. La vera volontà, una volontà fortissima di averla, che poi non l'ho avuta, voglio dire, perché era pure più grande, molto più grande, avevo 13 anni, ce ne aveva 18, quindi voglio dire, figurarsi, no? Però è servito a imparare. Quando lo dissi al mio maestro, avevo circa 15 anni, 16 anni, mi disse, ma tu ti sei già innamorato? Io dissi sì, ho conosciuto una ragazza, però era più grande, così, colà, così, e mi ha detto ti ha fatto soffrire? E beh sì, dico, non è stato niente possibile da fare, giustamente, perché beh, mi vedeva troppo piccolo e aveva ragione, ho 13 anni, dicevo, no? E, e lui mi disse, allora, fai così, fatelo anche voi adesso. Immaginate, ricordate questa esplosione che avete sentito dentro un giorno, quando avete visto il vostro primo amore. Se non avete visto un uomo, una donna, qualsiasi primo amore, un cane, un cavallo, le stelle, la mamma, il papà, i fratelli, quello che sia, ok? Ma deve essere quella sensazione che si risveglia ancora adesso. Attenzione, attenzione, vi raccomando, vi prego, se no non possiamo andare avanti, non capiamo, il tempo non è tanto, quindi sto tentando di sintetizzare per far capire dove noi stiamo andando a parare, dove andremo a parare con il corso che stiamo preparando e fatto per bene. Allora, andate indietro nel tempo, pensate come vi siete sentiti, chiudete gli occhi, vi siete sentiti in una certa maniera, avete questa esplosione, il cuore vi si apre, c'è questa forza che è indefinibile e non la so definire neanche io, c'è. Che cosa vi porta questa forza? Allora, se non si sfoga, ti porta a scrivere poesie, ti porta a vedere il tempo in una certa maniera, ti porta a pensare ai poeti, all'amore romantico, ti porta magari, può essere anche rabbia, quindi ti porta una certa forza, una certa ira. Questa forza, ricordate, vedete, sentitela, percepitela dentro. Ricordate, c'è anche un senso di insoddisfazione, perché se come me non avete avuto questa cosa, invece c'è un senso di soddisfazione o malinconia se l'avete persa questa cosa, o se è soddisfazione e ce l'avete ancora, ma sentite questa cosa. Bene, mi disse il mio maestro, la senti quella cosa? Sì. Se tu non coltivi quello, non avrai nulla, né la scienza della saggezza né nella vita. Ecco la scienza della volontà. Questa è la scienza della volontà. Mi avete compreso? Avete compreso di cosa sto parlando? Quindi vedete che la volontà non è fredda. Quello è un altro tipo che ne parleremo. La volontà, andrò avanti nel terzo tipo. Quindi non è fredda questa volontà.
non è voglio quella cosa, c'è qualcosa che si è mosso, c'è qualcosa che si è creato, c'è un turbinio, c'è un vulcano che si è svegliato. Questo vulcano che si è svegliato, questo turbinio che si è svegliato, quella è un'idea di volontà. Bene, se avete compreso quello, facciamo l'esercizio che mi fece fare il mio maestro, continuiamolo. Entriamo in questo stato, sentiamolo ancora, chiudiamo gli occhi, vi prego seguitemi perché voglio andare a fondo. Entriamo in questo stato, sentiamo questa energia, questa forza, questo sentimento, chiamatelo come volete, però fatemi la cortesia, in questo istante togliete dalla vostra mente chi ve lo ha provocato. Toglietelo, che ne so, una donna, un uomo, un cavallo, un bue, un cane, toglietelo, non c'è più, rimanete solo con questo sentimento. Bene, una volta che l'avete percepito questo sentimento, ora mettete davanti al vostro occhio mentale qualcosa che desiderate ma che non avete. E sentite di gettare su questa cosa tutto questo sentimento. Ecco, se voi agite così, nulla vi può essere precluso, perché quindi cominciate a capire che la volontà ha un nome ben preciso, amore. Cioè in quell'istante tu ti sei innamorato della cosa da avere. Perché molte persone si mettono a fare le pratiche e non ci riescono? Perché le fanno con la testa, non lo fanno con il cuore. Gli orientali sono molto furbi e dicono insieme alla via della saggezza o allo yoga c'è bisogno della bhakti, cioè della devozione. No? Tutti noi occidentali, sì, vabbè, mi metto lì, no, vale per tutto, Ilaria. Mi metto lì a piegarmi a Krishna, no, non lo capiscono gli occidentali, mentre lo sviluppo della devozione viene data dai maestri per svilupparti questo senso di amore, questo senso di sacro. Allora a quel punto tu muovi tutto l'essere si mette in movimento, tutto l'essere diventa fuoco e quindi tutto l'essere si trasfonde nella cosa voluta e allora la cosa voluta è a portata di mano perché come un miracolo accadranno delle cose straordinarie che porteranno questa cosa voluta. Questo è il secondo tipo d'amore. Il terzo tipo d'amore è superiore ancora, ma è un tipo d'amore, scusate, di volontà. Questo è il secondo tipo di volontà. E mi sono confuso perché poi diceva un esercizio per l'amore, no, per tutto, qualsiasi cosa, se anche su una bottiglia, volevo quella bottiglia di cristallo, l'ho vista a Praga dove fanno i cristalli, non ci sono riuscito, mettici la bottiglia di Praga, magari se lo fai bene riuscirai anzi sicuramente ad attirarla, c'è anche una storia in questo. Io conobbi, poi passo al terzo tipo, conobbi una persona che era molto povera, qualche volta l'ho raccontata questa cosa qua, era molto povera questa persona, era uno che si occupava delle pecore, era felice, non era assolutamente triste, faceva il suo lavoro, aveva le sue pecore, gli piaceva stare all'aperto, eccetera, però era povera e viveva in un posto che giù in Puglia chiamiamo, qualcuno pugliese mi capirà, Lupagliaroni, cioè una specie di costruzione di pietre, no? Tipo un trullo, no? Che si alza, e dentro ce lo fa, cioè dentro ci abiti, quindi c'è una cosa bella, tipo un trullo, quindi però non tutto dipinto, è molto rustico. E lì dentro anticamente si metteva la paglia, quindi si metteva la paglia quando si raccoglieva, no? Però lui lo usava per vivere, poi c'erano le pecore intorno, eccetera. E la mattina, quando si svegliava, si lamentava sempre che la prima cosa che faceva a terra sentiva freddo, sentiva i piedi gli si ghiacciavano, anche se si metteva, no? E si metteva subito le calze, però lui appoggiava questi piedi, queste cose qua, quando si svegliava, sì? Allora doveva, no, e ebbe il desiderio ardente di avere uno scendiletto. E io dissi, senti,
mi conosceva e disse, perché io andavo lì vicino, c'è una persona qui che ha visto dove era diciamo, la mansione, la magione, la masseria del mio maestro, è qui presente adesso, quindi lì vicino, no? Lui era lì vicino e mi disse, senti, tu che vai da questa persona, così eravamo amici, non mi puoi dire qualcosina per riuscire ad attirare. Succede che io dico certamente, non c'è problema, e gli insegno una tecnica di attrazione usando più o meno i principi di quello che vi ho accennato, no? Succede che questo qui la fa. Passano 20 giorni, di solito passano il ciclo lunare, 28 giorni, perché ci dipende, di solito quello, si va dentro i cicli, e lo incontro quando tornavo dal mio maestro, quello con le pecore, e ci vado, dico, bene, come va? Come va? Va bene, dice, ma me ne sono arrivati troppi, assolutamente, di questi scendiletto, dice. Non c'è persona quasi che non mi dà o un tappeto, o uno scendiletto, o uno straccio, o una cosa, dice, cioè, tra un po' dice, li posso vendere, è piena casa, è pieno un pagliarone. E io mi sono messo a sorridere, no? E dico, scusa, ma tu, quando hai fatto quello che ti ho detto, hai specificato ne voglio solo uno? No, bene, e per questo hai messo in moto una cosa e via via. Quindi lui aveva dato un flusso completo di energia e però non aveva specificato. Questa è la bontà della volontà ben usata. Quindi bisogna essere precisi, perché la volontà è come come si dice, un proiettile che parte, no? Come lo vedremo. Allora, passiamo al terzo tipo di volontà. È una volontà superiore, è una volontà, viene chiamata decretiva, che è rarissima ed è molto ambita negli ambiti anche magici, negli ambiti superiori e cose varie. È una volontà decretiva, è una volontà completamente fredda, una volontà che però ha la capacità di capire, di sapere che quello che sta chiedendo o il movimento che sta facendo per ottenere avrà successo. Questo può succedere solo se si ha dentro se stessi quella forte fede, ma attenzione, fede noi non stiamo parlando, la fede ci credo senza aver visto quello che ci viene detto di fare, no? La fede invece è l'opposto, la fede è la considerazione di cose che abbiamo capito e abbiamo viste essere vere. Solo questo può dare la fede. E avere fede senza avere questi elementi è una fede da bonaccioni, cioè no, cioè non si può. Mia mamma aveva fede nel Padre Eterno, che aveva la barba bianca, mia mamma era stata cresciuta da mia nonna che era nata nel 1887, 86, 87, quindi figuratevi, no? Dove stavamo. Quindi in un paese rurale alla fine, e quindi aveva questa idea di Dio con la barba bianca, no? La barba bianca, era un padre, una barba bianca, quindi aveva fede in questa cosa. Va bene perché a livello magico poi uno va a coagulare delle cose. Sì, legge di attrazione, io sono d'accordo, però devi vedere anche che cosa ti sarà dato. Io invece ho detto un po' il contrario, Antonio, cioè bisogna chiedere una sola cosa e attrarla bene, perché questo è importante, ciò che ha detto Antonio, ora continuo, mi apre un piccolo spiraglio. Quando attirate qualcosa, insieme a quella cosa avvengono altre cose, perché ogni cosa è interrelata nel mondo. Quindi, come dico spesso alle persone, maestro, voglio cambiare questa situazione. Dico, sì, ma tu lo sai che questa situazione, come tanti elastici, è legata a un'altra situazione, va a muovere tutto. Quindi attenzione che quello che chiedete vi arriva, ma poi c'è tutto il treno che c'è dietro. Tutto quello che porta fisicamente, mentalmente, psicicamente, eccetera, eccetera, eccetera. La formula della bacchetta magica la possiamo fare, ma se facciamo il corso. Ma che cos'è la bacchetta magica? La bacchetta magica è una cosa come questo stuzzicadente fisica in cui noi siamo capaci di mettere dentro una certa energia
e quindi è come una specie di riserva. Ce l'abbiamo lì, invece di usare la nostra forza, usiamo la forza che qua dentro, ma deve essere ricaricata. Quindi sì, si farà, questo si farà nel corso, certamente si farà nel corso che noi andremo a fare. È quella fede che si fonda sulla verità di quello che si vede. Quindi il terzo tipo è il decretivo. Il decretivo quindi avviene solo ed esclusivamente se tu hai raggiunto certi livelli. Succede che questa è la scienza della volontà degli altissimi sapienti. Cioè, l'altissimo sapiente non ha bisogno di risvegliare dentro se stesso qualcosa di particolare, ma semplicemente sa che quello che pensa avverrà. Ora, come, perché, eccetera, eccetera, noi lo andremo appunto ad approfondire, cioè non è possibile approfondirlo qua, se non ci vuole tempo, pratica, nel corso che sta per cominciare. Qui cosa vi porterò? Vi porterò le 3 tecniche dette precedentemente, quindi la prima con tipo l'acqua, la seconda tipo il fuoco, l'esplosione, la terza decretiva, tipo, ti dice tipo il vento, no? E la quarta tecnica che è la tecnica fisica, la quarta tecnica che è quella materiale. Strano, no? Che dice questa è la superiore in assoluto. Quindi siccome la tecnica che corrisponde alla terra, se vogliamo, no? La prima corrisponde all'acqua, la seconda corrisponde al fuoco, la terza corrisponde all'aria, la quarta corrisponde alla terra. Sì, è la più potente perché indica che una volta che si è avuto una certa pratica, una certa capacità, si va, grazie Maurizio, ti voglio bene anch'io, con tutto il cuore. Grazie. Quindi cioè, vuol dire che tu ottieni la pienezza della realizzazione, cioè la cosa fisica. Per la scienza della volontà, la materia non è altro che la materializzazione, la densificazione di ciò che è sottile, che non si vede. Cioè io non potrei essere visto da voi se non esistessi in maniera sottile. Esistendo in maniera sottile, in maniera, cioè, tutto questo agglomerato di pensieri, emozioni, sentimenti, ragione, discriminazione, eccetera, eccetera, si è coagulato, diciamo così, no? in questo essere, no? Che state attualmente che state vedendo. Va bene? Quindi è così anche per voi, chiaramente. Che cosa succede? Succede a questo punto che vuol dire che io uso anche il mio corpo fisico e le sue potenzialità per ottenere. Ma ottenere non solo cose materiali. Attenzione, qui non si parla solo di cose materiali, certo che la maggior parte li usa così, ma qui noi abbiamo la possibilità di ottenere qualcosa di straordinario, di ottenere il miglioramento della nostra esistenza, di ottenere qualcosa che, ripeto, abbiamo, come ho detto prima, abbiamo sempre sognato, ma che non pensavamo nemmeno di ricevere. Il problema di queste cose, per andare ancora, no, per parlare ancora di prima, è che portano dietro altre cose. Quindi si imparerà anche a non farle portare dietro, cioè a ritagliare solo una certa cosa e andare a fare quella cosa per ottenere quella cosa, tagliando tutto ciò che possono essere le cosiddetti, come si chiamano? Si vengono chiamati fili spuri, che tutto ciò che possono essere degli scontri. Quindi è molto importante questo. Primo livello di volontà, la volontà acquatica, così capite meglio, quello dei cerchi. Secondo livello di volontà, la volontà esplosiva. Terzo livello di volontà, la volontà aerea, cioè quello che voglio faccio, senza avere tema di non crederci. È un pochino quella volontà, questa che Cristo disse, no? Se dici spostati a quella montagna, ella si sposterà. Quindi ecco che noi andiamo a sviluppare queste cose qua. Il karma, se noi abbiamo l'azione volontaria, noi andiamo chiaramente a modificarlo. Noi andiamo a modificare il karma stesso
E quindi ecco che nel corso si spiegherà come andare a vedere il proprio karma, come andare a vedere da dove deriva, come andare a vedere dove sta andando a parare. È facile, basta avere un po' di conoscenze giuste senza fare confusione, come diceva, come ho letto adesso, per andare direttamente a muovere. E quindi è capire che cosa fare. Si crea il secondo livello. Questo bisogna essere consapevoli. È chiaro che se io non faccio nulla, non mi muovo, non accade nulla. Seguo ciò che è già successo prima, vivo, se non mi muovo, mi vivo direttamente e fino a quando muoio espleto questo karma, ma non posso non muovermi per sempre. Questa è la visione orientale. Nella visione occidentale le cose sono molte, un saluto a te, Mauro, qualcosa di molto differente. La visione occidentale è una visione di azione e quindi sapendo che, ecco la risposta, creando dei movimenti si muove il karma, creo dei movimenti karmici che possono portarmi alla liberazione, alla libertà, chiamala come vuoi, all'illuminazione. Quindi ecco che il karma precedente viene pagato, perché devi vivere, lo stai già pagando, quello me lo posso creare. Non per niente nella scuola Monia veniva detto all'inizio, caro discepolo, ora sei stato ammesso, ti verrà insegnato a riconoscere le tue vite passate, a vederle, a vedere il tuo karma e a crearti le tue vite future. Questa è volontà. Come schermarsi dalla volontà cattiva di certe persone che vogliono farci del male, e questo si va a imparare quando ci si rafforza nella volontà. Se non hai una volontà cioè molto forte, non potrai mai schermarti. E questo sono negli esercizi, nelle tecniche, nell'uso, perché la volontà va esercitata, così come vi esercitate per fare i muscoli o per stare in forma, la volontà va esercitata. Il karma creato in questa vita, quello precedente, ormai va espletato nella prossima. Quello che si può fare, cioè il fatum può essere mosso e quindi si fa in modo che si possa vivere in maniera migliore. Sì, allora, sì, grazie Angelica, mi ricorda anche che esiste anche la scuola lunare, e quindi è lì. Quindi, qua stiamo parlando, no, di scienza della volontà. Quindi la scienza della volontà noi andiamo a capire nel tempo che investe completamente ogni nostra cellula, ogni nostro modo di essere, ogni nostro vivere. Andiamo a capire che se noi siamo vivi è perché abbiamo la volontà di essere vivi. Se il cuore batte per 70 anni, 80 anni, 100 anni, 30 anni, ha avuto quella volontà. Se il nostro fegato funziona perché ha la volontà di funzionare. Solo che noi siamo abituati a usare la volontà in maniera particolare, cioè pratica non addestrata, facendoci sbattere a destra e a sinistra dalle varie sensazioni, varie emozioni, varie idee, il vario caleidoscopio che vediamo durante la giornata, durante la nostra vita. Quello ci sballa la volontà non avendo una base nostra molto precisa e quindi non avendo una volontà molto sviluppata e quindi addestrata, e ci porta direttamente in un posto che si chiama disperazione. Che quando non c'è la volontà c'è soltanto la speranza, ma la speranza non è assolutamente la libertà. La libertà dell'essere umano è avere volontà, la libertà dell'essere umano è sottrarsi completamente alla causa della schiavitù in cui è caduto, e solo la scienza della volontà va a spiegare, a dispiegare, ad indicare vari termini e varie possibilità di liberazione e di ottenimento. Sì, perché un ottenimento è una liberazione da un lato, ma è una programmazione da un altro lato, come dicevamo prima per il fatum. Quindi, se io vado a capire che il mio fatum attualmente, karma, chiamatelo come volete, non è dei migliori, qui c'è la grande capacità di poterlo muovere in maniera da migliorare alcune cose, sapendo che senza fare, ecco perché si dice fai la magia bianca, fai le cose chiare, non scure, è un modo per dire semplicemente stai per cambiare la tua
il tuo destino, il tuo fatum, per questo libero arbitrio chiamato scienza della volontà che puoi avere, ma fallo in maniera e usando cose positive, perché altrimenti è chiaro, per scienza, che ogni azione ha sempre un'azione opposta e contraria. Quindi la scienza della volontà insegnerà anche come esplicarsi sia con i suoni, come esplicarsi con le azioni, come esplicarsi con la vista, come esplicarsi con gli odori, come esplicarsi con la parola, come esplicarsi con i movimenti, come esplicarsi con il pensiero, come esplicarsi con le emozioni, come esplicarsi con i sentimenti, come esplicarsi con i pensieri, eccetera. Quindi la scienza della volontà è tutto. Anche io che ero qui poco fa per fare certe cose realmente assorbito, quella è scienza della volontà, assorbito per determinato a fare qualcosa che mi ero perso all'interno, no? non vedendo il tempo. Questo corso porterà tra l'altro ai vari gradini che può schiudere la scienza della volontà, dal gradino meramente fisico al gradino emotivo, sentimentale, al gradino mentale, fino al gradino spirituale della conoscenza. Dipende soltanto dalle nostre capacità, dai nostri desideri, dalle nostre volontà, da tutto quello che noi ci vogliamo. Bene, ho fatto 45 minuti, no, ho fatto 45 minuti perché ho cominciato più tardi, quindi no, ancora no. Quindi no, per farvi fare le domande, voglio dire, no? Quindi andiamo ancora a toccare profondamente questa cosa. Quindi abbiamo questi vari gradini che vanno ad aprire i vari livelli dell'essere umano. Tra l'altro, la volontà ha quella grande capacità di legare e di interconnettere tutte le cose. Cioè, andiamo a riuscire a interconnettere noi con l'esterno e anche con l'interno, perché la volontà estrinsecata o estroflessa è una cosa, la volontà introflessa è un'altra cosa. Questa è una cosa molto più profonda e radicale, e quindi va ad incontrare direttamente l'espressione, il desiderio delle persone di entrare dentro se stessi. La realtà introflessa prende degli obiettivi e li va direttamente ad afferrare per raggiungerli dentro se stessa. La volontà di un maestro, se appare, è un puro raggio di luce energetica, tutto qua, un puro raggio di luce. Come ho detto nel mio post di qualche giorno fa, la mia volontà è fissa, cioè non c'ha l'obiettivo davanti, è fissa, un raggio fisso, non devia né a destra né a sinistra, è un raggio laser, e lì è. Quindi la volontà di far conoscere questo, la volontà di portare avanti questa cosa qua della scienza ammonia, quindi di far capire nei suoi frangenti, nei suoi flutti, tutto ciò che è questa conoscenza. Quindi è fissa, non è scalfibile, assolutamente. Quindi perché prima di incarnarsi è stata creata nel corpo mercuriale questa volontà, che è il corpo d'azione, no? Il corpo di movimento. Quindi ecco che noi entriamo a fare anche delle azioni introflesse. Queste azioni introflesse sono molto importanti, perché noi andremo a capire che la volontà può essere in due tipologie di divergenze, quindi quella estroflessa, quella introflessa. Una serve per poter migliorare le cose fisiche e visibili, l'altra serve per andare a migliorare le cose interiori e quindi ad aprirci spazi inimmaginabili nella vita spirituale. È chiaro che la volontà, ripeto, deve essere addestrata. Nel corso si andrà a spiegare i vari metodi migliori di addestramento che hanno sempre avuto effetti se vengono praticati, chiaramente. Noi dobbiamo capire che la volontà, come noi la immaginiamo, non è né digrignare di denti, né concentrazione di meningi, cioè noi dobbiamo andare a comprendere che la scienza della volontà è, come ho detto all'inizio, è una questione di sentire profondamente quella cosa che si vuole ottenere, sentirla profondamente, amarla profondamente e avere poi, questo diciamo, sarebbe il carburante, poi avere i mezzi per raggiungere questo, perché non basta, cioè se noi abbiamo questa energia, abbiamo questo amore, abbiamo questa forza dentro di noi, vogliamo questa cosa, l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo risvegliata, ma se non sappiamo come metterla in movimento, noi è come avere un fucile, abbiamo messo i proiettili, tutto, ma non c'è il cane che può, che può fare la detonazione. E qui
ci sono i metodi antichi della scienza della volontà. La scienza della volontà ci va a cambiare completamente la vita, perché va a cambiare il modo di parlare, va a cambiare il modo di essere, va a cambiare il modo di interfacciarci con le persone, va a cambiare il nostro lavoro se solo lo vogliamo, va a cambiare tutto ciò che deve essere cambiato, che vogliamo cambiare nella nostra vita. Quindi è un corso particolare ed è adatto specialmente poi nel mondo di oggi, perché c'è bisogno di tanta volontà. Avete delle domande da farmi? Potete farmele, così non so, se avete delle domande da pormi sulla tipologia, su varie tipologie e cose varie, io sono qui appunto pronto a rispondere a voi. Se voi vi girate nella vostra vita, dovreste riuscire a vedere quante volte avete usato la volontà veramente, quante volte pensavate di usarla, quante volte non riuscite a usarla. Sì, l'alchimia e la magia hanno due percorsi differenti per due tipologie di menti e di cuori differenti, però poi alla fine si integrano, si uniscono. Perché abbiamo un fatum? Il fatum ce l'hai semplicemente perché hai desiderato, Mario. Hai desiderato. A un certo punto della tua esistenza, sottile o quello che sia, tu hai desiderato. E quindi questo desiderare ha portato la volontà ad estroflettersi all'esterno e quindi tu ora stai vivendo ciò che hai desiderato. Differenza tra fatum e destino? Beh, il fatum è quello generale di una persona che si incarna, si reincarna, si reincarna, si reincarna, quindi generale. Il destino è una cosa piccola, che ne so, tu sei nata in una città, sei destinata, sei figlia di Tizio e Caio, conosci quella tipologia di giro che hai di amici, di conoscenze, cose varie, hai il tuo destino, che ti sposi in quella cerchia, vivi in quella cerchia. Fatum, cos'è il fatum? È invece il fatto di essere donna, il fatto di essere sulla terra, il fatto di desiderare certe cose. Quindi attenzione, i desideri profondi nostri, le nostre spinte interiori, le nostre dice, tendenze sono fatum. Invece noi ci troviamo, tu ti trovi nel tuo entourage e devi vivere in quello è il destino. Buonasera maestro, questo corso è simile alle antiche? No, assolutamente. Le antiche tecniche di modificazione delle realtà hanno delle tecniche codificate per quanto riguarda l'antica magia, mentre questo si basa completamente sulla volontà. La volontà del fuoco legato all'amore può evolvere la volontà dell'aria, può evolvere in quella volontà quando si capisce che l'amore che si prova per un amato bene alla fine è fugace. Però è difficile far rendere conto questo alle persone innamorate, quindi taccio. Ma lei ricorda le tue vite precedenti? Ma sai, io ti dico solo questo, se io ricordassi le mie vite precedenti, io dovrei dire che sono nato. Ma io ho scritto una cosa sulla mia pagina. Fare una mia biografia e attestare di essere nato, quindi non mi interessa. Perché devo ricordare le mie vite precedenti al livello in cui sono arrivato quando ho fatto di tutto per potermene liberare? Ricordarle e riportarle dentro di me. Riportandole dentro di me significa alimentarle. Al mio livello non mi servono più. Ai livelli iniziali, sì. Si può dire che il destino dipende dal sognatore che ci ha portati qui o il fatum dal nostro nome? È proprio così. Mentre una persona fa un incidente molto grave a causa di distrazione di un cartello, di cedesi attività al ristorante e poi decide di prendere in gestione questo ristorante. Volevo sapere da lei se è il caso, perché mi sembra segnale. Ah, proprio no. Ma abbi pazienza. Guarda, no, cioè ma io non lo prenderei mai. Cioè, ho fatto un incidente vedendo questo cartello e non lo so. È un pochino come quel tizio che va a prendere una macchina, deve andare a prendere una macchina che ha comprato. Chiama il taxi, arriva la stessa macchina che lui sta comprando, però mentre sta andando alla concessionaria e la macchina dentro è scassata, la macchina boom boom fa rumore, arriva lì, prende la macchina, va in giro e la macchina si rompe. No? Quindi, se solo si riuscisse a leggere e studiare tutto quello che hai pubblicato, sono tantissimi. Io vedi, sono lì, tra la rivista, il blog, i libri,
solo il parlare, le pillole, la magia semplice, le lezioni, penso che non so chi sta facendo questo, no? In questa maniera. Avete altre domande? Avete altre domande? Io sono qui. Vi dico una cosa molto importante della volontà è anche riuscire a avere la capacità di un pensiero lucido, cioè se non si ha un pensiero lucido bisogna ottenerlo e quindi questo pensiero lucido deve essere ottenuto con la pratica costante. So che all'inizio può essere richiesto un po' di pratica, ma abbiate pazienza, come ho detto, come non si può assolutamente diventare un campione di culturismo se non si fa ginnastica, così non si può diventare un campione della volontà se non la si esercita. I mezzi sono molto facili alla fine, no? Anche se possono essere all'inizio magari noiosi, un pochino come quando si sta imparando il pianoforte e din dan, din dan, din dan, din dan, si suona sempre, ti fa sempre la stessa cosa. Quando imparavamo a scrivere facevamo 2 pagine di A, 3 pagine di B, 2 pagine di C, eccetera, eccetera. Beh, dobbiamo avere quella capacità o desiderio di fare questa pratica. Attenzione che la pratica della volontà non è mai una pratica fredda, se già noi ci avviciniamo alla pratica della volontà freddamente, già abbiamo cominciato con il passo sbagliato. Dobbiamo avere quel calore interno, quel desiderio interno, quella voglia interna, quell'amore interno per la scienza della volontà, per ciò che ci può liberare. Ricordatevi, c'è soltanto una chiave che vi è stata data, una, per liberarvi, una, la volontà. Quindi quella, una. È per questo che nessuno vi insegna ad usarla. Questa chiave, se usata bene, ed è l'unica, ripeto, può darvi la via libera e può farvi ottenere veramente tutto quello che vi può interessare con la scienza e la conoscenza di non andarvi a precipitare o a chiedere cose che non sono ottenibili. Scienza della volontà non significa chiedere cose impossibili, scienza della volontà non significa Harry Potter, scienza della volontà non significa assolutamente follia, cioè significa invece la maturità dell'essere umano, essendo la volontà un organo poco conosciuto, così come lo è la vista, l'immaginazione, le mani, c'è il tatto, eccetera. Quindi un organo e che non ce lo insegnano a usare. Se ce lo insegnassero a usare, le cose cambierebbero. Per darvi un'idea, molto spesso io per insegnare, per esempio, i tarocchi, insegno qualcosa diversamente da come lo fanno gli altri, in un metodo che è facilmente, volontariamente apprendibile. Se uno dice come fanno oggi, più di tarocchi, questo, 4 di spade significa questo, 5 di spade significa questo, 7 di spade, mentre invece se io creo dei modi di insegnamento che possano muovere questa volontà. La volontà è molto birichina, ha bisogno di essere mossa, grazie a te. E quindi quando si sogna di volare, dipende. Se il sogno è un sogno e tu non sei lucido, è un sogno. Quando invece tu stai volando e sei lucido di volare, veramente ci sto volando, sono Federico, sono a letto adesso, quello è un sonno lucido, quindi è un volo reale nella dimensione interiore della coscienza. Quindi si potrebbe dire ancora tanto sulla volontà e non la finiremo più, però questo penso che possa bastare, abbiamo fatto la nostra ora. Se siete interessati al corso, e dovreste, perché se volete migliorare la vostra vita in tutto, dentro e fuori, non potreste non essere interessati, io sono disposto a condividere con voi queste conoscenze e tecniche antiche della scienza ammonia che sono poco conosciute, anzi, qualcuna è poco conosciuta, le altre sono sconosciute perché sono metodi diversi da quello che potete leggere nei vari testi e cose varie. Sono un'anima giovane appena nata, in quel caso il fato non esiste? Se sì, se non esisterebbe il fato non saresti nato, no? Se sei nato vuol dire che anima giovane non sei. Non posso fare a meno di notare... Grazie.
Si può usare la volontà per guarire da una malattia? Certamente. Ma come guariamo da una malattia? Pensi che non guarisci da una malattia con la volontà? Tu puoi prendere tutte le medicine del mondo, ma se non hai volontà di guarire, tu muori. Chiaro, no? Perché quelli che hanno un tumore, allora, lo stesso organo, nella stessa maniera, uno muore e l'altro no. L'altro combatte, ha una volontà di guarire e guarisce. Per iniziare lo studio devo dimenticare quali sono stati gli insegnamenti della religione? Ma no, come assolutamente. Vai, leggi, senti, fai quello che sia, non devi dimenticare nulla. Perché devi dimenticare? Nel tempo andrai a capire cosa tu devi seguire. La religione cattolica, cristiana, è una cosa bellissima se è compresa bene sotto le chiavi della conoscenza antica. Diventa una cavolata che ci fa soffrire, così come ogni religione, se è applicata nella maniera sbagliata e se è capita in maniera sbagliata. Ma se è capita in maniera giusta e quindi viene compresa che non è quello che alla fine no, ci dicono i preti per tenerci sotto botta, ma andiamo all'origine della religione cattolica, ossia cristianità, non più cattolica, beh, le cose cambiano. Che significa come è semplice giudicare? I miracolati. I miracolati è una cosa diversa, era nel fatum di essere miracolati. Un'altra domanda, il libro Il potere del cervello quantico serve a comprendere noi stessi? No. No, conosco l'autore pure. No, mi spiace, può dire quello che vuole, ma no. Oggi tutti parlano di quantistica, moda. La quantistica non è neanche probabile, quindi figurarsi se è vera. Sono tutte teorie, teorie. Proprio no. Per capire il tuo cervello, uno, comincia a leggerti i libri di Jung, uno psicologo, uno psicanalista, leggiti quei libri, qualche libro. Dopo di quello entra nella conoscenza dell'ermetismo, lì capisci la mente. Ci può dire qualcosa della scienza sintetica della volontà? La scienza sintetica della volontà è quella che noi stiamo adesso trattando e che tratteremo in questo corso, la scienza sintetica della volontà. Ma certo che Gesù è un grande, è solo che non è capito, solo che si capisce cipolpa, quindi come si dice, parate per cipolle, cioè, Gesù può essere grande, Buddha può essere grande, chiunque, ma se tu prendi il tuo pensiero e lo usi per te stesso, lo usi ti distorcendolo. Alessandro Paolo, la volontà include la possibilità di cambiare le vite precedenti, quindi certamente se andiamo a capire che noi creiamo delle specie di vite parallele. Parmenide, conoscenza, maestro, qual è la differenza tra volontà e desiderio? È grande. Parmenide è molto grande. Il desiderio è un'idea che rimane statica dentro di noi e rimane, permane, creando una larva e quindi la larva agisce su di noi e noi purtroppo ne siamo sempre sotto scacco. La volontà è quest'idea che si decide di mettere fuori. Ecco la tecnica della volontà che insegneremo nel corso. Maestro, come comprendiamo qual è la via più adatta a noi tra tutti i suoi insegnamenti? Quella che senti nel cuore, quella che ti fa sentire gioioso, quella che ti fa sentire felice, quella che ti fa sentire sono a casa. Quella è. Può una persona perseguitata da eventi sfortunati, negativi, pur avendo tanta volontà e forse volontà di andare avanti? Beh, come si può cambiare questa situazione? Mi sembra di arrampicarmi sui vetri? Beh, certamente, perché lì è semplicemente che non si sta usando la giusta direzione di volontaria, la giusta direzione di efficacia, cioè si sta tenendo duro ma non si sta facendo niente per cambiare, no? Si sta solo resistendo e complimenti, ma poi bisogna anche agire. Maestro, una volta ha parlato che esisteva un libro tibetano per i sogni lucidi, mi può ricordare il nome? Ma no, ma non è che un libro tibetano, è molto conosciuto, il Bardo Todol, è un libro che viene usato per chi muore, ma viene usato anche per i sogni lucidi da tecniche particolari. Io vi do un inchino a voi, mi scuso se ho urtato qualcuno, mi pregio invece di avere l'onore di avervi conosciuto, mi pregerei di avervi al corso, ma mi pregio anche se venite a vedere le cose che scriviamo, che scrivo, i testi e tutto, perché potrebbero servirvi per aiutarvi. Ricordatevi, senza la volontà l'uomo non esisterebbe, perché l'uomo è l'unico che ha la volontà. Nessuno, né in cielo né in terra, possiede la volontà, ce l'ha soltanto l'uomo. Non è possibile
assolutamente liberarsi né negli animali né negli dei, perché non hanno volontà. L'uomo si incarna e ha volontà. Vi do un bacio ancora, buonasera a tutti e buona cena e vi voglio bene.